Ciao a tutti! Oggi, ahimè, parliamo di quarantena. Risponderò ad alcune delle vostre domande, come per esempio se bisogna pulire le zampe del cane al ritorno dalla passeggiata e in che modo, come mai il volpino di Hong Kong è risultato positivo al coronavirus, che fine fanno gli animali delle persone in quarantena o ricoverate, come far passare il tempo ai nostri cani visto che la durata delle uscite è drasticamente diminuita e c'è il rischio che sviluppino delle problematiche legate allo stress. Partiamo dalla passeggiata, quali accorgimenti possiamo prendere e come comportarsi poi con la pulizia. Come al solito si sentono pareri molto contrastanti, come in tutta questa storia fin dall'inizio. Vi dico quello che penso io, avendo sentito ovviamente anche voci autorevoli. Visto che ci suggeriscono di lasciare le scarpe fuori casa, io penso che una pulitina alle zampe del cane a questo punto bisognerebbe dargliela, ma non con l'acqua e candeggina come abbiamo sentito, no, assolutamente no, perché questo rovina le zampe del cane. Si possono utilizzare le salviette apposite per cani che si trovano in commercio, oppure anche semplicemente acqua e sapone, quindi io utilizzo anche uno straccio bagnato con acqua e sapone, gli do una passata, poi l'asciugo con un altro straccio e così il grosso l'abbiamo portato via. Ci dicono anche di evitare le effusioni con i nostri cani. Ora, chi ama il proprio cane sa che è difficile non abbracciarlo, non baciarlo. Magari quello che eviterei in questo periodo è proprio non baciarlo sul muso, perché non sappiamo dove l'ha messo. Questo vale un po' in generale perché non sappiamo mai dove l'ha messo, però in questo periodo il rischio è proprio quello di prendersi qualcosa di non piacevole, perché c'è gente che sputa per strada, sì, lo sappiamo, c'è gente che si soffia il naso, lascia i fazzoletti per terra, sì, quindi non sappiamo chi l'ha buttato quel fazzoletto, quindi anche quei cani che sono abituati a mangiarsi i fazzoletti per strada, a prendere tutto in bocca, facciamoci più attenzione, ecco. Un'altra domanda: è vero che ci sono più abbandoni in questo periodo? Abbiamo visto che ci sono tante campagne contro l'abbandono e viene continuamente sottolineato come il cane non ci possa trasmettere il coronavirus. E poi è venuto fuori che questa degli abbandoni fosse una bufala. Purtroppo anche qui ci sono tante informazioni false in circolo, che è stata messa in circolo appunto da un'associazione. Quindi per fortuna almeno questa calamità in questo momento non c'è, quindi non ci sono più abbandoni. Quello che è ovvio è che ci sono meno adozioni, per forza, quindi i canili sono sempre più pieni e in più si aggiunge la domanda che ho fatto all'inizio: che fine fanno i cani delle persone che sono ricoverate? Se non c'è nessuno disposto a prendersene cura, ovviamente finiscono in canile. Sembrerebbe che ci siano delle associazioni che stanno provando a organizzarsi per dare degli stalli a questi cani, quindi a casa di volontari, ma forse la cosa più semplice sarebbe che i vicini di queste persone che sono ricoverate o i parenti si possano prendere cura dell'animale in prima persona. Ma possiamo aver paura di prendere il coronavirus dai cani? È possibile questo? Tutti gli esperti concordano nel dire che no, non è possibile. Gli animali non possono contrarre il coronavirus e non possono trasmettercelo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OIE, sono tutti concordi. Ma quindi cosa è successo nel caso del cane contagiato a Hong Kong, o meglio risultato positivo a Hong Kong, questo volpino di Pomerania? L'ipotesi è che il cane semplicemente abbia agito come una qualunque superficie, come il pavimento, come il tavolo, quindi venendo a contatto con la sua proprietaria che era positiva abbia contratto il virus sulla superficie. Il virus è stato trovato anche nelle cavità nasali del cane, ma probabilmente anche in questo caso perché la proprietaria l'ha baciato, accarezzato, abbracciato e sembra quindi che il virus abbia aderito alle cavità, alla mucosa della cavità nasale. Il cane non ha mai mostrato sintomi della malattia, che non è peggiorata né progredita. Quindi la comunità scientifica è concorde nell'affermare che non ci sono prove scientifiche che dimostrino che gli animali da compagnia possano contrarre o diffondere il virus. E infine un'altra domanda: i nostri cani possono sviluppare delle problematiche legate al fatto di essere in quarantena? Direi di sì, come noi, d'altra parte, come bambini. La prima problematica è legata allo stress, alla noia, al fatto che le uscite diminuiscono in numero e in tempo, in qualità soprattutto, perché cani che prima erano abituati a farsi un bel giro in campagna adesso devono stare a 200 metri sotto casa. Sappiamo che i cani hanno bisogno di interagire con i loro simili e questo non è possibile. Cani che vorrebbero anche interagire con le persone ma non possono farlo, hanno bisogno di esplorare, annusare, camminare, far movimento e tutto questo ovviamente gli è impedito in questo momento. Quindi possiamo sopperire in qualche modo a queste mancanze?
Facciamo il possibile, nel senso che nulla può sostituire una passeggiata stimolante di qualità. Possiamo tenerli occupati stimolandoli mentalmente tramite l'attività olfattiva in casa o il problem solving. Nella descrizione in fondo al video vi linko alcuni link in cui trovate degli esercizi di questo tipo. Farli fare un po' di nose work con il tappetino olfattivo di cui ho fatto un video poco fa. Io coinvolgo spesso anche Pinta nei giochi con le bambine, così prendo 2 piccioni con una fava. Giochiamo a nascondino, noi ci nascondiamo e lei ci trova, ne nascondiamo degli oggetti o dei bocconcini, ci facciamo aiutare a mettere via i giochi, così dà anche una mano e male non fa, ed è anche un esempio per le bambine. Un altro tipo di problematica che si può sviluppare o può peggiorare in questo periodo è l'ansia da separazione. Noi siamo sempre in casa, il cane è sempre con noi 24 ore su 24. Nel momento in cui ritorneremo al lavoro questo potrebbe essere un bel problema. Non per tutti i cani, quelli che prima erano abituati a stare da soli senza nessun problema probabilmente non avranno nessun problema anche dopo, ma quelli che già avevano qualche problema di attaccamento o quelli molto giovani che ancora non sono stati abituati a una separazione reale dal proprietario potrebbero sviluppare questa problematica. Possiamo fare qualcosa anche in questo caso in cui siamo sempre in casa per evitare un peggioramento di questa problematica? Sì, facciamo in modo da avere i nostri spazi e da lasciare degli spazi al cane. Abituiamolo anche in casa a delle separazioni interne. Vado in bagno, non mi segui, sappiamo benissimo che i cani vi seguono in bagno. Si chiude la porta e il cane rimane fuori. Vado in una stanza a lavorare, chiudo fuori il cane. Possiamo fare tutto ciò gradualmente per quei cani che hanno già la problematica e non sono ancora riusciti a risolverla. Quindi prima delle separazioni molto brevi, poi allungandole, quindi per periodi sempre più lunghi, lasciando al cane nel frattempo qualcosa da fare, come consumare un congri pieno. Quindi ragazzi, ce la possiamo fare. Vi abbraccio tutti virtualmente. Alla prossima, ciao!